Negli scorsi episodi abbiamo visto i disturbi di personalità del cluster A. Vi invito a recuperare i video per saperne di più. Idealmente ce ne mancherebbe uno, ma non importa, lo vedremo più avanti. Oggi mi è stato chiesto di parlare di una delle opere più importanti che esistano nel panorama del manga, che appunto è Hokuto no Ken. Di conseguenza ho dovuto spostarmi e andiamo a quello che è il cluster B di personalità. Cosa sono i cluster? Lo abbiamo già visto. Quello che ci interessa sapere in tutto questo è che parliamo di personalità che hanno tutte quante in comune alcuni aspetti, tra cui comportamenti molto scenici, mancato rispetto delle regole, disregolazioni emotive in generale. Insomma, su un versante ancora più frizzantino. Il personaggio che ho scelto di portarvi oggi è un personaggio estremamente difficile da collocare, tant'è che io stesso ho fatto fatica a capire se si tratta più di una personalità che possiede dei tratti oppure se è un individuo che effettivamente può essere inquadrabile all'interno della dimensione di disturbo. Starà a voi un po' vedere il tutto, anche perché oggi io non ho intenzione di raccontarvi la vita di Rao, piuttosto prenderò alcuni elementi che secondo me sono salienti, sui quali avrebbe senso spendere qualche parola. E vi racconterò due disturbi in particolare, il disturbo borderline di personalità e il disturbo antisociale. Questi due sono collegati per il personaggio che vediamo oggi e secondo me, vi invito a fare questo giochino, potrebbe essere molto carino andare di caccia al tesoro, anche se non si fa in sede clinica, ma l'idea fondamentale è quella di riuscire a raccontarci un po' meglio il modo brillante in cui è stato scritto questo personaggio. Partiamo da degli elementi fondamentali nella vita di Rao, che è una vita fatta da un'infanzia travagliata. Ricordiamoci che poi sfociamo in un post-apocalisse molto interessante. Di conseguenza, quello che ci interessa di più sono due fattori più un terzo fondamentali. Il primo è la perdita della madre. Questo è un elemento che comunque sciocca un po' anche i fratelli di Rao stesso, ma lui in particolare. Per non parlare poi dell'episodio della sepoltura, dove una volta che la madre viene sepolta c'è questo momento un po' di delirio di Kaio che sfocia successivamente nell'uccisione del suo amatissimo cane. Questa cosa andrà a ledere ancora di più nella psiche di Rao, che successivamente si sentirà scosso da questi eventi. L'evoluzione che ha questo personaggio secondo me è un'evoluzione estremamente interessante, perché lui è letteralmente uno sfregiato psichico che va poi ad acquisire dei tratti, delle connotazioni estremamente particolari. Nella storia di Rao gli elementi che si rifanno all'impulsività, alla violenza, sono abbastanza comuni, tant'è che se noi adesso introducessimo il disturbo antisociale di personalità lo potremmo descrivere in questo modo: un modello pervasivo di disprezzo per le conseguenze delle proprie azioni e i diritti degli altri. Ledere all'altro non viene percepito come qualcosa di negativo, e qua dovrebbe già iniziare a suonare qualcosa, giusto? Ci sono poi i criteri, che sono il mancato rispetto delle leggi, e se non mi sbaglio lui vuole ricreare qualcosa di completamente suo, no? Nella Wasteland si va molto in quel versante. Dopodiché c'è il ricorso ai comportamenti ingannevoli, vi è l'impulsività, sono personalità facilmente provocabili, non vi è sicurezza negli altri o in se stessi, probabilmente più negli altri, no? Azioni irresponsabili e non ci sono rimorsi nelle proprie scelte. Ora, come dicevo prima, la peculiarità di questo personaggio è anche quella di essere molto sfaccettato, tant'è che degli elementi di bontà, degli elementi di genuina comprensione del reale sono sparpagliati all'interno della storia e ci permettono proprio di sviluppare in alcuni casi quasi dell'affetto empatico per questo personaggio. Tra le altre cose c'è un bellissimo riferimento allo sguardo, cioè quando lui vede qualcuno che ha veramente sofferto lo può percepire attraverso lo sguardo di quel personaggio, no? Delle lacrime vere, questi occhi che si fanno vitrei. Il fatto che si possa in qualche modo attivare il rispecchiamento dentro Rao stesso è bellissimo, perché è proprio l'antitesi del narcisismo, no? La mancanza di rispecchiamento. Per questo, nonostante all'inizio pensassi che fosse un pochettino più su quel versante, oggi dopo l'analisi mi ricredo, ci sono dei tratti antisociali, forse non tutti, ma sicuramente ci sono molti di questi elementi nella sua storia. Di conseguenza fondamentale per noi adesso aggiungere un secondo livello, ovvero la personalità borderline. Come detto in precedenza, Rao è difficilmente catalogabile. Per questo motivo diviene indispensabile inserire un secondo disturbo.
che è il disturbo borderline di personalità. Ora, con borderline si può intendere anche struttura, e quando abbiamo una struttura di questo tipo, solitamente la struttura per DSM si divide in 3: psicotico, nevrotico, borderline. Quando andiamo a questo nucleo, no, border, sono presenti degli aspetti estremamente interessanti, tant'è che si può avere una personalità borderline con un disturbo di personalità in merito. Ci sono varie diramazioni che non vedremo, ma sentite che cosa viene fuori. Quando parliamo di una personalità che ha un disturbo borderline, facciamo riferimento a un modello pervasivo di instabilità, ipersensibilità, fluttuazione degli umori e impulsività. Ecco, andiamo a vedere i criteri per cui qualcosa del border c'è, specialmente per quanto riguarda un tema che potrebbe cogliervi di sorpresa. Allora, i criteri sono sforzi nell'evitamento dell'abbandono, che un po' lo metto da parte. Comunque il concetto abbandonico è presente, perché se noi prendiamo anche le sue vicissitudini col maestro Ryuken, no, nella scelta, nell'essere il prescelto o meno, il fatto di essere escluso ha un peso non indifferente. Però abbiamo questi sforzi per evitare l'abbandono, possono più o meno starci. Abbiamo rapporti instabili con gli individui che si alternano tra svalutazione e idealizzazione. Di personaggi svalutati, idealizzati ce ne sono. Vi è un'immagine di sé instabile, può essere anche grandiosa, impulsività che ritorna come ritorna nell'antisociale, comportamenti autolesivi, forse questo è l'unico aspetto che va messo un po' da parte, però lui più che un autolesivo fisico, lui è molto di più sul piano emozionale, quando avviene tutto questo processo, no, di compartimentalizzazione delle emozioni. Sembra un po' agli antipodi, perché compartimentalizzare le emozioni vuol dire quasi non sentirle, e un borderline in realtà forse sente in maniera molto forte. Quello che ci interessa sapere è che c'è un rapporto terribile con le emozioni. Cambi d'umore, sensazioni di vuoto, rabbia incontrollata e pensieri paranoici. Come potete vedere, la personalità che abbiamo qui davanti è una personalità molto ampia, che prende un pochettino, a mio avviso, dal disturbo borderline e dal disturbo antisociale. Ma qual è l'elemento che nel disturbo borderline ci deve interessare di più? In questo caso può essere un precetto, un prerequisito anche per sviluppare un PTSD. E se noi abbiamo una persona che assiste alla morte violenta della madre, è escluso, decide improvvisamente di annullare tutte le sue emozioni nel tentativo di fare piazza pulita di un mondo che a sua volta ha cercato di eliminarlo, io ci vedo un principio, no, di coazione a ripeto le mie azioni affinché il risultato sia un risultato diverso, nonostante egli sia consapevole che Kenshiro è probabilmente l'unico che può creare una sorta di stabilità, perché se io a un mondo pieno di distruzione e violenza aggiungo ancora più distruzione e violenza, rischio inevitabilmente di non apportarci un cambiamento risolutivo adeguato. Lui è un personaggio dalla moralità ambigua. Questa cosa qua l'abbiamo detta più volte, tant'è che ci sono degli sprazzi di consapevolezza quando è giovane alla sua richiesta di far sigillare i suoi pugni, no? Per cui di essere eventualmente messo fuori combattimento da Toki qualora lui non potesse in alcun modo avere controllo, smarrisse la via, cosa che poi in realtà accade. Se Rao non è veramente diagnosticabile con un disturbo, sicuramente ne condivide dei tratti. Che cosa vuol dire? Che da un punto di vista psicopatologico non è necessariamente un antisociale puro, anche se già col fatto che si voglia riportare una sorta di legge del più forte, un dominio sulla terra, un po' di quello, un po' di pensiero grandioso che va verso il narcisismo, insomma. La sanità, la stabilità effettivamente non c'è, vi è anche una grandissima rigidità di pensiero, no? Per cui se non può andare necessariamente nella direzione dell'antisociale, se non può andare necessariamente nella direzione del border, quello che un po' mi viene da dire è che abbiamo una personalità con delle serie difficoltà che cerca di combattere il fuoco con il fuoco, consapevole che il suo destino è già scritto dall'inizio. Risulterà proprio essere Ken la persona risolutiva per arrivare a una vera pace. Nonostante tutto questo, vi invito a guardare con grande attenzione, immagino l'abbiate già fatto, ma vi invito nuovamente a farlo, perché è uno di quei cattivi che non è in alcun modo stereotipato, e oggi ne abbiamo tanto bisogno, no? Di vedere anche le sfaccettature di uomini, donne, comunque protagonisti e antagonisti, che in qualche modo segnano
la grandezza di una storia, e sicuramente Rao è uno di quelli. Ora, spero di essere stato sufficientemente esaustivo. Se ci sono precisioni, pensieri, parliamone nei commenti, però mi piacerebbe molto sapere la vostra idea sulla base delle cose che vi ho messo sul piatto. Lavoriamo insieme, spalla a spalla, in maniera produttiva. Credo che sarebbe una roba molto interessante e molto figa. Vi aspetto nella sezione commenti. Dal team di Alkil e da Adriano questo è tutto. Ciao e ad un prossimo video.